Bentornato su Minis Attack o benvenuto se è la prima volta che ci vediamo, io sono Andrea e quest'oggi andiamo a vedere l'unboxing di uno strumento utilissimo che io consiglio vivamente e vi lascio il link in descrizione, non costa neanche tanto, sono questi occhiali da miniature dotati di LED, hanno un set di lenti di ingrandimento per cui vi consentono di vedere meglio i particolari o comunque di avere una luce puntata fissa sul vostro obiettivo. Vi ricordo inoltre di mettere un like al video se vi è tornato utile, se vi è piaciuto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella se volete rimanere in aggiornamento dei prossimi video che caricherò. Questa è la scatola in cui si presentano i nostri occhiali. Vedete, ci sono diverse lenti di zoom dall'1x al 3,5x, quindi diversi zoom dal più piccolo al più grande. All'interno della scatola troviamo un libretto di istruzioni con tutte le varie foto di come montarlo. Dentro è scritto tutto in cinese, vabbè, insomma, se sapete cinese bene, se no andate a occhio. Poi allora tiriamo fuori questo, è un cofanetto con dentro appunto le lenti diverse che ci sono, la sua scatoletta per metterle via e non rovinarle. Ne sono 1, 2, 3, 4, 5 zoom diversi, dal più fino, quindi meno zoom, 1x. Andate anche bene perché la misura è, al di là del fatto che si veda a occhio qual è più distante, più largo di uno o dell'altro, è scritta qua sopra, vedete, 1x. Adesso vediamo quello 3,5x, che ovviamente ha uno zoom più potente, si vede già da qua. Vedete, l'ingrandimento è abbastanza potente, insomma, 3,5x. Ho messo i storti ovviamente, ecco. Allora la chiudiamo, la mettiamo un attimo da parte, poi troviamo una pezza come quella per pulire gli occhiali che servirà appunto per pulire le nostre lenti, una fascia elastica che ci consentirà di sostituire le astine perché possono essere usati anche da chi porta occhiali da vista, per cui non danno alcun tipo di problema. E il corpo dell'occhiale, vediamo, come dicevo, con le aste, se uno non ha voglia di mettere la fascia elastica, è orientabile in tutti i sensi che ci si possa immaginare, per cui si trova sicuramente la focale giusta piuttosto che l'inclinazione giusta, che la distanza dall'occhio. Ha dei naselli abbastanza rigidi, vedete qui le lenti si possono togliere con la pressione di questo punto e possono essere sostituite da questo, fascia elastica. All'interno della parte centrale abbiamo il nostro vano per le batterie, che sono 3 batterie AAA che adesso cercherò di recuperare. Ecco qua, recuperate le 3 batterie AAA
di Ikea ovviamente, e adesso andrò a montarle sul mio occhiale, che ho avuto qualche difficoltà perché non volevano entrare. Cioè, più che altro è scomoda la sede, perché una sono fatte a triangolo, la sede è a triangolo, per cui una va in fondo e le altre due vanno sopra, però quella sotto è stato più difficile infilarla. Quindi ho provato a cambiare strategie e sono partito da sopra. Ecco qua. Questo filetto non aveva intenzione di infilarsi dentro, infatti vediamo che per il momento sembra voler restare fuori. Sono riuscito a metterlo dentro dopo svariati tentativi, che tra fare il video e maneggiare gli occhiali ho avuto qualche difficoltà. Ecco qua, infilati bene. Niente. Ok, qui è il momento in cui perdo la pazienza e dico vabbè, vai, vada come vada. E alla fine è andata bene, perché è rimasto dentro. Come vediamo si può accendere la luce aliena, dà davvero un'ottima luminosità all'obiettivo che vogliamo guardare. Vediamo che è inclinabile anche per, non lo so, diverse tipologie di lavori magari anche. Quindi proviamo ad andare a mettere una delle lenti, partiamo da quella più debole, vi farò vedere solo quella più debole e quella più forte, le altre sono vie intermedie, a seconda delle nostre necessità. Si infilano semplicemente con un click, ecco magari dal senso giusto, così si possono inclinare, come vi dicevo. Vediamo, ad esempio, ecco vedete, vi faccio vedere la differenza con l'1 per, non riesco a mettere a fuoco, ecco, questo è l'1 per, vedete che già questo, che è l'ingrandimento minimo, ha una giusta focale, dà un buon risultato. Proviamo quindi a sostituire l'1 per con il 3,5 per, che è il massimo di zoom che possiamo ottenere da questi occhiali. E vedrete già che la differenza è abnorme. Questo veramente vi permette di andare a fare dettagli che altrimenti non si potrebbero riuscire a fare su una miniatura, se non attraverso uno zoom. Ecco, ce ne sono tanti tipi in commercio di questi occhiali di ingrandimento. Personalmente ne ho provati 2 o 3 paia, ma questo è l'unico modello che ritengo sia valido. Gli altri avevo difficoltà a mettere a fuoco, uno invece portando gli occhiali da vista mi era piuttosto scomodo, però questo, ecco già vedete qua la differenza quando io vado a utilizzarli. Questo è il più comodo in assoluto, è anche abbastanza economico, chiaramente sarà cinese sì, però d'altra parte. L'importante è che funzioni, vedete, ha l'inclinazione per la lente da portare più avanti o più indietro a seconda di come teniamo inclinata la testa durante il lavoro, l'inclinazione per il LED se vogliamo illuminare di più verso sotto o più verso in avanti. Oltretutto si inclina anche il frontale, spegniamo un attimo.
E anche oggi siamo arrivati alla fine, per cui vi ricordo un'altra volta di iscrivervi al canale, di mettere un like al video se vi è tornato utile e se vi è piaciuto, e di attivare la campanella per rimanere in aggiornamento dei prossimi video che verranno caricati sul canale. Per ora quindi vi saluto da Andrea di Minis Attack.